Bene amici, bentornati. Parliamo oggi di Comte. Ricordate, avete visto la mia prima video lezione su Comte, adesso ne avremo una seconda in compagnia della mia straordinaria gattona Sophie. Sophie, ma non avevi promesso di condividere la lezione con me? Dunque parliamo di un'altra teoria molto importante della sociologia di Comte, quella della statica sociale. Che cos'è la statica sociale? Secondo Comte, la sociologia è la scienza che pretende di fondare lui stesso, deve determinare alcune condizioni immutabili di statica sociale. Lo deve fare attraverso l'esperimento, perché per lui la sociologia è scienza sperimentale come le altre, quindi dall'esperimento vengono fuori i paragoni tra i casi simili. Per Comte è molto importante questo, il metodo comparativo. Si paragonano i casi osservati e si trovano quali sono simili tra loro e quali diversi. L'esperimento, la comparazione dei dati dell'esperienza e poi la formulazione di leggi generali, di leggi scientifiche. La sociologia fa questo anche in relazione a delle condizioni d'ordine. La sociologia, e questo è l'aspetto più conservatore di Comte, la sociologia stabilisce che ci sono delle condizioni d'ordine, cioè delle condizioni, dei parametri che devono restare identici. In tutta la storia umana ci sono stati questi parametri statici, almeno nelle società che funzionino. Qualunque società che funzioni, in qualunque epoca storica, in qualunque luogo del mondo, tutte le società che funzionano, anche le più diverse dalla società occidentale, anche quelle antiche, quelle asiatiche, quelle più primitive, hanno tutte in comune delle condizioni di statica sociale, cioè delle regole, dei parametri, dei fatti che devono restare immutati, identici, non possono essere soggetti a evoluzione, non possono essere soggetti a cambiamento. Altrimenti non ci sarebbe una società complessa, organizzata, ci sarebbe l'anarchia, ci sarebbe la generazione, non ci sarebbe l'ordine. Qualunque società, anche le più diverse nel tempo e nello spazio, hanno tutte necessariamente in comune dei dati eterni, dei dati mutabili di statica sociale, delle caratteristiche non sono soggette al cambiamento, al mutamento, ad una modificazione. Quali sono queste caratteristiche di statica sociale secondo cui una società può esistere, può durare, può non sfaldarsi? Prima di tutto l'espressione di una socievolezza originaria. Comte non è un giusnaturalista, non crede che le leggi della morale, della società, della politica siano frutto di un patto sociale artificiale utilitaristico. No, lui è ottimista da questo punto di vista. Gli uomini, secondo lui, nascono con una innata tendenza ad unirsi agli altri uomini, sono socievoli, sono cooperativi per natura, non hanno bisogno di formare lo Stato per via di un patto sociale, per via di motivazioni utilitaristiche, per uscire da un ferino stato di natura in cui c'è violenza e egoismo, come dicevano i giusnaturalisti Locke, Hobbes. Gli uomini invece, secondo Comte, come diceva anche Aristotele, per natura tendono a socializzare. Non può esistere una società a qualunque latitudine, in qualunque posto del mondo, in qualunque epoca, che non tenga conto di questa naturale socievolezza degli uomini. Quando questa viene a mancare per qualunque motivo, per un motivo patologico, perché venga schiacciata, se viene a mancare per qualunque motivo la socievolezza che è iscritta nell'animo umano, nessuna società può sopravvivere. Poi abbiamo anche, attenzione, la divisione e la specializzazione del lavoro. Ricordate Adam Smith, Comte ha un pensiero capitalistico liberista borghese, divisione e specializzazione del lavoro. Soltanto così una società può arricchirsi, può essere progredita, può non essere malvagia. La specializzazione del lavoro. Una società è tanto più potente quanto più arriva vicino
alle caratteristiche della società industriale in cui la divisione e la specializzazione del lavoro sono massimizzate, però anche le società primitive si basano su questo, ognuno svolge un certo compito, ognuno svolge solo una fase di un certo lavoro, ognuno anche in una società primitiva fa pochi lavori e attraverso il baratto compra ciò che è stato prodotto dagli altri, quindi è chiaro che il riferimento di Comte è alla società industriale. Ricordate Adam Smith, la specializzazione, la divisione del lavoro è alla base di qualunque società. Ovviamente Marx non sarebbe d'accordo. Ricordate che per Marx la divisione e la specializzazione del lavoro rappresenta soltanto una caratteristica momentanea del capitalismo, cioè uno dei tanti gradi di sviluppo dell'insieme dei rapporti di produzione. Anzi, secondo Marx, la società più corretta e il comunismo nel futuro abolirà la divisione, la specializzazione del lavoro, la proprietà. Invece, secondo Combes, borghesemente, capitalisticamente, la proprietà privata, il commercio, la divisione, la specializzazione del lavoro e l'industria sono condizioni immutabili di statica sociale, altrimenti la società precipita. Poi attenzione, la famiglia tradizionale. Comte è stato molto criticato per questo. Qualunque, dice lui, qualunque società funzionante si basa sulla famiglia tradizionale, in cui il capofamiglia è il padre, è il marito, e la donna è sottomessa al marito, come i figli. Secondo lui, se la donna ha gli stessi diritti dell'uomo, lui è contrario ai diritti delle donne, la società non funzionerebbe. Non solo, la donna serve ad amare, serve a fare figli, serve alla famiglia. Certo, la donna è romanticamente idealizzata, ma la donna per lui non serve a lavorare, a pensare, serve soltanto ad amare. Lui considera la donna inferiore rispetto agli uomini, dice che la donna si stanca presto di pensare a differenza degli uomini, si stanca presto di agire a differenza degli uomini. Cosa fa la donna? Che lo fa meglio degli uomini, amare anche nel senso sessuale. Comte dice che la donna, a differenza dell'uomo, non si stanca mai di amare. Certo, è un'immagine della donna che le donne di oggi non apprezzerebbero sicuramente, quindi la considera inferiore intellettualmente all'uomo, tranne nel caso delle capacità di amare, e quindi deve essere per lui inferiore anche nella società, deve avere minori diritti, non deve avere il diritto di lavorare, non deve governare, non deve fare politica, eccetera. Ovviamente questo può essere contestato, ma e qualcuno potrebbe dire, se avessero ragione i conservatori, se avesse ragione Comte, la donna che diventi uguale all'uomo, che ha gli stessi diritti dell'uomo, secondo Comte finisce per distruggere la società. Vedremo in futuro se sarà così, perché a differenza di Comte adesso, a differenza dell'epoca di Comte, vediamo che le donne stanno raggiungendo gli stessi diritti dell'uomo. Comte dice che il divorzio è un'aberrazione. Qualunque società basata non sulla famiglia tradizionale che permette il divorzio è destinata al caos, al declino. Sono pensieri molto conservatori. Vedete il conservatorismo di Comte. Tutti questi parametri, queste cose, queste condizioni non possono cambiare secondo lui, sono eterne, non può esistere una società alternativa diversa dalla nostra, cioè dalla sua, per quanto sia diversa, per essere una società funzionante deve avere queste condizioni di statica sociale che non cambiano mai. Altre condizioni sono più apprezzabili. Comte dice che una società basata sulla schiavitù è destinata a fallire, condanna lui la schiavitù delle colonie, gli imperi coloniali, dice che continuando così la società occidentale si disgregherà, quindi no alla schiavitù. Però purtroppo anche no al divorzio, no ai diritti delle donne. Questa è la statica sociale. Per Comte la sociologia si organizza in due modi: nella statica sociale e nella dinamica sociale. La dinamica sociale l'abbiamo già spiegata, vi ricordate? La dinamica sociale è quella che risponde alla legge dei tre stadi. La dinamica sociale quindi studia il cambiamento, studia le condizioni, le abbiamo viste
nella teoria dei tre stadi, teologico, metafisico e positivo, studia la dinamica sociale, le condizioni soggette al cambiamento, suscettibili di evoluzione, di progresso, di cambiamento nel corso del tempo. La dinamica sociale, invece la statica sociale, studia e stabilisce quelle che devono essere delle condizioni necessarie per la sopravvivenza di qualunque società, condizioni statiche, quindi la dinamica sociale studia l'evoluzione, il mutamento, mentre invece la statica sociale studia le condizioni di ordine. Ma come funziona esattamente questa nuova scienza? Possibile che si abbia una scienza esatta delle relazioni umane, della società, quale la sociologia? Come funziona in generale la scienza per Comte? Per lui ci vuole l'osservazione, ci vuole la scienza. Che cosa fa? Fa delle osservazioni e poi il metodo comparativo, lo ripeto, per Comte è fondamentale, paragonare tra loro fenomeni per vedere se sono simili o dissimili. La scienza produce delle leggi scientifiche. Per lui queste leggi sono basate sugli esperimenti. Per lui gli esperimenti e le leggi scientifiche possono essere fatte anche sulla società. Si può fare un esperimento in fisica, ma si può fare un esperimento dello stesso tipo, di tipo sociale, un esperimento sulla società, un esperimento che riguarda, che capisce, che fonda delle leggi in merito alle relazioni degli uomini. Quindi la scienza è sempre una. Il metodo scientifico è sempre uno, produce delle leggi sia nelle scienze naturali sia nelle scienze sociali. Queste leggi, attenzione, servono a prevedere il futuro. Ricordate che già Galileo interpretava il metodo scientifico in questo modo: una legge scientifica è vera se mi fa prevedere, mi deve far prevedere il fenomeno. La legge del moto uniformemente accelerato mi deve far prevedere a quale velocità o in quale posizione sarà il corpo che cade dopo un certo tempo. La legge è valida se prevede in anticipo dei fenomeni che sono simili a quelli da cui la legge è stata ricavata, dedotta o indotta, generalizzata. Quindi le leggi scientifiche, scienza, servono alla previsione del futuro. Quindi che cosa fa la sociologia esattamente? Come le altre scienze, ma anche di più, perché prevedere i fenomeni sociali è fondamentale. Le leggi in sociologia, le leggi della società, fanno in modo che tu possa prevedere cosa avverrà in una determinata società. Ci sarà una crisi della famiglia, oppure ci sarà un cambiamento dei costumi dei giovani, ci sarà un diverso rapporto tra genitori e figli, ci sarà una possibile crisi economica, un cambiamento dei consumi, un uso diverso dei soldi, cambierà la psicologia delle persone, cambierà il lavoro, la gente non avrà più fiducia nei politici. Questi sono esempi di cose che si possono prevedere. Scienza, dunque leggi della società, da cui previsione di quello che avverrà nella società in futuro. La previsione serve per l'azione. Attenzione, io prevedendo quello che accadrà in base a delle leggi scientifiche, quello che avverrà in futuro nella società, posso agire per prevenire o migliorare la società, perché io già so quale sarà l'andamento tendenziale di certi fenomeni sociali e quindi io posso agire per modificare, ovviamente in meglio, si spera, l'andamento futuro della società. Vedete che Comte considera la scienza, fate attenzione, in maniera pratica, in maniera concreta, riallacciandosi un po', ve lo ricordate, a Francesco Bacone, che lui apprezza. Francesco Bacone, ma anche Cartesio, vi ricordate, avevano una visione pratica, operazionistica della scienza. La conoscenza, la scienza, non è una cosa bella di per sé, fine a se stessa, che ti dà un piacere asettico, fine a se stesso. La conoscenza ti permette, ricordate Bacone diceva sapere è potere, la conoscenza ti permette di prevedere il futuro e aggiustarlo. La scienza ti permette, dicevano Bacone, Cartesio o altri,
di, una volta scoperte le leggi della natura, intervenire per dominare la natura, per migliorare la vita degli uomini, per utilizzare la natura e i fenomeni scoperti a vantaggio della vita materiale e spirituale dell'uomo. Quindi anche Comte condivide questa visione pratica della scienza, stabilire, scoprire delle leggi nella società permette di prevedere i fenomeni degenerativi, devianti della società e quindi intervenire, azione, e quindi capite bene che la fisica sociale, la sociologia, diventa per Comte una politica razionale, cioè la sociologia è l'unica cosa che ti permette l'agire politico-razionale per il bene della società. Infatti, secondo Comte, i politici non devono più essere i soliti avvocati, letterati, filosofi. Chi deve governare la società? La società, secondo Comte, deve essere governata non da politici di professione, ma da scienziati sociali, sociologi e poi anche dagli industriali, cioè dai produttori. La politica non può essere più demandata al demagogo, a quello che viene votato perché è simpatico, convince la gente con la retorica. No, per risolvere i problemi, i conflitti sociali, per intervenire e ad agire in base ad una previsione che si basa sulla capacità di trovare le leggi di sviluppo della società, a governare devono essere i produttori, gli industriali oppure gli scienziati sociali. Questa cosa qui ovviamente è stata accusata di essere una visione autoritaria. Praticamente non governano coloro che vengono eletti dal popolo, governa una casta di scienziati, di industriali, di produttori per via delle loro competenze. E quindi questa è ovviamente una teoria pericolosa per la democrazia. Qualunque teoria, attenzione, questo è scientismo nel senso peggiore del termine, che voglia fare della morale una scienza esatta, che voglia fare dell'economia una scienza esatta, una politica una scienza esatta, e presuppone che ci siano scienziati dell'economia, della politica e della morale, qualunque teoria del genere è una teoria restringere le libertà democratiche del singolo. Io potrei dirti no, ma perché fai così? C'è una scienza sociale, dice che tu non puoi divorziare, non puoi comportarti così, è scientifico, devi avere per forza la morale, il comportamento che diciamo noi, devi avere l'economia, devi spendere i soldi o l'organizzazione politica che diciamo noi, scienziati sociali. E se io non sono d'accordo, ti diciamo non è scientifico, non puoi avere un'idea diversa dalla nostra, non puoi fare una politica di opposizione. Comte pensa così. La previsione che la sociologia ci porta a fare si traduce in azione, si traduce in una politica razionale, e quindi chi deve governare sono gli stessi scienziati sociali, i sociologi. Altro problema di Comte: come si effettua l'esperimento in sociologia? Questo è ancora un problema per tutte le scienze umane, anche attuali. La società è una cosa complessa, può essere sottoposta ad esperimento come succede nella natura, cioè la natura è una cosa che ha delle leggi meccaniche, ma la società un po' meno. I singoli individui reagiscono in base a un fine, ad una volontà, non sono dei corpi inanimati, meccanici. Si può sperimentare, si può fare l'esperimento sulla società. Questo è ancora un problema. Attualmente la psicologia si chiede: ma le nostre teorie hanno una base sperimentale? Per esempio la psicanalisi è stata accusata di non averne. Si possono fare esperimenti in sociologia, psicologia? L'altro problema è che ovviamente quando fai esperimenti sulla natura fisica, sugli oggetti materiali, tu decidi in partenza, a priori, quali sono le condizioni dell'esperimento. Prendi dei corpi, li disponi come vuoi, li fai cadere come vuoi, degli agenti chimici con cui provochi determinate reazioni, poi delle altre reazioni diverse, ma non puoi invece, quando hai a che fare con la società, con gli esseri umani, non puoi predeterminare le condizioni di partenza dell'esperimento, non puoi dire facciamo, proviamo, ci inventiamo una società così,
ci inventiamo un'altra società, facciamo un esperimento. Non è possibile, non puoi predeterminare le condizioni di un esperimento all'interno di una società umana, almeno di non essere un terribile tiranno che controlla qualunque cosa, ma puoi davvero controllare le emozioni umane, le azioni umane, determinate dalla volontà del singolo. Le scienze umane come sociologia, psicologia, pedagogia sono davvero scienze sperimentali. Questo è un problema ancora oggi. Sono davvero scienze esatte. Come possono sperimentare? Comte se ne esce con una teoria piuttosto singolare, anche questa ripresa da Francesco Bacone. Lui si allontana un po' dalla scienza di Galileo, di Cartesio e di Newton. Francesco Bacone dà molta importanza al fenomeno anomalo, al fenomeno deviante. L'esperimento sociale per Comte è costituito dal soggetto deviante, dall'osservazione della devianza. Il matto, il fannullone, il crapulone, l'ubriacone, il drogato, il vizioso, il criminale, il malato mentale, gli esseri umani che lui considera anomali, malati, devianti, rappresentano l'esperimento. So che sembra strano, per lui l'esperimento privilegiato per capire come funziona la società e quale sarà l'evoluzione della società, l'esperimento privilegiato è quello che prende in considerazione il soggetto deviante. Andati a vedere i soggetti devianti, i criminali, i drogati, i folli, e lì capirete come funziona la società e come si può prevedere la società futura. Lo so, può sembrare veramente strano, però in realtà siamo ovviamente alle origini della sociologia. Guardate che anche Marx faceva sociologia, anche se non usava questa parola. Ovviamente la sociologia moderna ha fatto molti progressi rispetto a quella di Comte, però il problema è sempre lo stesso. Può la sociologia, possono le scienze umane dirsi scienze esatte, come le scienze della natura? Possono fare degli esperimenti sociali come si fanno gli esperimenti naturali? Io che agisco in base a un fine, a una volontà, posso far fallire l'esperimento se so di far parte dell'esperimento? Posso essere davvero affidabile? Comte scriverà solo un'altra opera importante, un'opera tarda, il sistema di politica positiva. E qui abbiamo proprio l'aspetto fortemente criticabile di Comte. Comte dice che per affermarsi la scienza non può limitarsi soltanto alla cerchia degli scienziati, lasciando la popolazione nell'ignoranza. Vedete cosa succede oggi? Le fake news, le persone che non credono alla scienza, non credono ai vaccini, pensano che ci siano complotti dappertutto, che hanno un pensiero irrazionale, antiscientifico. Secondo Comte, questo è inevitabile quando si permette alla gente di non avere confidenza per la scienza. Poi si dice la scienza è ignorante. Comte è convinto che la maggior parte della gente resterà sempre ignorante, quindi come facciamo ad imprimere nella mente, nelle masse ignoranti, l'amore per la scienza? La trasformiamo in una specie di religione. Sembra assurdo, ma in quest'opera lui delinea una religione della scienza con dei culti, dei dogmi, delle cerimonie che sono del tutto simili a quelli del cristianesimo. Lui era ateo, ma in qualche modo ammirava la Chiesa cattolica per essere riuscita a sopravvivere per secoli e secoli. Come ha fatto la religione cattolica a sopravvivere ad ogni avversità? La religione cattolica ha creato delle abitudini che rendono sicure le masse ignoranti. La religione cattolica interviene nei momenti fondamentali o più sacri o più significativi della vita umana. Alla nascita c'è un sacramento e una cerimonia. Per il matrimonio la stessa cosa, persino quando si muore c'è un sacramento, poi c'è un certo tipo di funerale, un insieme di riti. Coloro che dovevano essere i sapienti più alti degli altri, almeno nel Medioevo, i preti, vengono distinti in base a delle cerimonie, dei sacramenti. Per quanto sembri assurdo, lui dice che la scienza, per poter in qualche modo sconfiggere la religione,
essere creduta più della religione. La scienza deve, anche se lui non crede in nessuna religione, non è una religione soprannaturale, la scienza deve in qualche modo organizzarsi come una religione con dei riti che abituino la gente di generazione in generazione a credere alla scienza, in base a dei riti ripetitivi. Quindi la scienza si deve costituire come la Chiesa cattolica. È una cosa un po' ridicola, uno scimmiottamento della Chiesa cattolica. Al posto del Papa ci deve essere il Papa positivo, che guida la comunità scientifica. E il Papa positivo, uno dei più grandi scienziati del mondo, viene eletto Papa. Al posto dei cardinali o delle chiese ci sono dei templi che sono gli istituti scientifici. Immaginate il laboratorio, gli istituti di ricerca vengono considerati sacri come dei templi e gli scienziati sono i nuovi sacerdoti, che sono più in alto rispetto alla popolazione. E poi ci sono tutta una serie di riti. Quando il battesimo viene sostituito dal battesimo positivo, il prete ti battezza dicendo, come grande Newton, Cartesio, pronunciando formule scientifiche. Quando fai la comunione devi imparare a memoria col catechismo una serie di formule o di leggi scientifiche che tu ripeti a memoria. Lo so che sembra strano, ma per lui è così. C'è uno scimmiottamento della Chiesa cattolica. Deve esistere una sorta di Chiesa della scienza, un Papa positivo che è un grande scienziato, i sacerdoti sono gli scienziati, le chiese dove si organizzano dei veri e propri riti come le messe cattoliche sono i laboratori, gli istituti scientifici, però al posto della liturgia tu reciterai e imparerai a memoria le leggi scientifiche, i principi della scienza o anche degli elogi dei grandi scienziati. Questo per lui è l'unico modo per far abituare le masse ignoranti alla scienza e fare in modo che sostengano la scienza. C'è una sorta di organizzazione religiosa, rituale della scienza. Una sorta di religione. Ovviamente questa è una cosa che verrà abbandonata anche dagli immediati discepoli di Comte, sarà criticata da tutti, però questo vi dice quali sono anche i difetti del positivismo: cercare di applicare la scienza in maniera universale, fare della scienza una sorta di divinità, pensare in maniera messianica come Dio o la provvidenza risolve i problemi, sarà la scienza a risolvere tutti i problemi, a farci avere un paradiso in terra in futuro al posto del paradiso in un'altra dimensione promesso dalle altre religioni. Divinizzare e assolutizzare la scienza. I positivisti sono stati accusati, soprattutto quelli francesi, soprattutto Comte e i suoi discepoli, di divinizzare il fatto. Invece di divinizzare qualcosa di spirituale, qualcosa di ultraterreno, di sovrasensibile, di trascendente, c'è una storiografia, una critica filosofica che sostiene, accusa il positivismo di essere una sorta di religione, di credere in una nuova religione, invece di venerare e considerare nobile e straordinario qualcosa di spirituale e di divino. Ciò che viene sacralizzato, divinizzato è il fatto che sia un fatto naturale o un fatto umano diventa qualcosa di intoccabile, qualcosa che è sacro, che non dipende dall'interpretazione degli individui, qualcosa che non può essere messa in discussione. Molte di filosofie successive, ma anche la scienza stessa, dicono che il fatto non può esistere di per sé senza l'osservatore, non può esistere neanche un fatto naturale, anche tra quelli che voi credete tra i più oggettivi, che esista di per sé. Il fatto esiste perché c'è qualcuno che lo coglie, che lo osserva, che lo coglie con i sensi. Non è detto che lo colga sempre allo stesso modo, si possono dare tante interpretazioni anche dello stesso fatto. Un fatto può sembrare alla scienza in un certo momento spiegabile in un modo, poi andando avanti nel tempo col progresso scientifico quello stesso fatto si rivelerà invece diverso. Quindi cambia anche la prospettiva di fronte allo stesso fatto. Invece per i positivisti c'è una certa divinizzazione nei confronti del fatto, e i positivisti spesso erano ingenui, riducevano qualunque cosa
a ciò che si può spiegare razionalmente. I fatti vengono presi per buoni, anche fatti fasulli, invenzioni, anche le invenzioni, gli inganni, i falsi ricordi, i miti. Chi ha cercato tra i positivisti di spiegare tutti gli episodi della Bibbia, ci sono anche persone del genere, ma gli episodi della Bibbia non sono scienza, sono mito, se vuoi ci credi. Sono avvenuti davvero così, i miracoli, la voce miracolosa che ha parlato a San Paolo da dentro di sé. Ma perché dover spiegare tutte queste cose in maniera scientifica, razionale? O ci credi che c'è stata una voce divina che ha parlato a Paolo dal di dentro, oppure non ci credi, ovviamente però questo ha un significato, non è una cosa che è veramente avvenuta, però va studiata, è un simbolo, ha un significato. Invece molti positivisti accettano il fatto, qualunque cosa venga raccontata, lo accettano ingenuamente, prendono per fatti cose che vengono raccontate, dei miti, delle storie, cose che non sono mai avvenute. C'è qualcuno che dice che Paolo davvero ha sentito una voce interiore che gli parlava dentro, ma perché era nevrotico e ha avuto un fenomeno di autoventriloquismo. Ma è assurdo, tu prendi una cosa che è un mito, la voce interiore di Dio che ti fa convertire, ti apre gli occhi, o ci credi. Un illuminista direbbe non ci credo, ma comunque ha un'importanza, è una storia significativa, è una metafora, va interpretata, va studiata, dobbiamo capire qual è il suo significato. Invece il positivista dice c'era la piaga delle cavallette, così è scritto nella Bibbia, ma può essere vero, è un fatto, è stato raccontato, però le cavallette arrivano per motivi scientifici, le possiamo spiegare razionalmente perché arrivarono le cavallette. Questo è il punto, il positivismo finisce per inventare, per accettare fatti che non sono accertabili. Prima di spiegare un fatto, tu devi dimostrare che quel fatto sia esistito davvero, sia avvenuto, se no può essere un racconto, un imbroglio, un'impostura, una credenza. Lo spiritismo e tantissime altre discipline paranormali si sviluppano nel clima del positivismo. Moltissimi scienziati credevano ai medium, alla comunicazione con i defunti, ai fenomeni paranormali, perché loro erano talmente ingenui che qualunque fatto veniva raccontato doveva essere spiegato scientificamente, anche i fatti che non esistono. C'era la moda dei medium, della comunicazione con i defunti, credenze che in fondo sono sempre esistite, i positivisti li considerano scientifiche, vogliono che la comunicazione con i defunti o il cosiddetto spiritismo siano spiegati scientificamente. Accettare il fatto in maniera acritica solo perché qualcuno te l'ha raccontato. I positivisti sono responsabili di aver inventato o di aver nobilitato un sacco di pseudoscienze, lo spiritismo, la fisionomica, la frenologia, tantissime pseudoscienze mediche, ottocentesche, psichiatriche, antropologiche, criminologiche, come quelle che vedremo che studia Lombroso in Italia. Questo è il problema del positivismo. Lo spiritismo diventa molto di moda nella Belle Époque, ma è un prodotto della visione positivistica. Vogliamo concludere con Comte ricordando 2 o 3 suoi allievi. Lui avrà un sacco di allievi che saranno o dei ripetitori pari di quello che ha detto lui, come Littré, ma anche allievi che porteranno il positivismo di Comte anche in altre discipline a dei risultati importanti. Per esempio Hippolyte Taine, giusto per dirne uno, è un grande critico letterario, un grande critico d'arte. Taine scrive una storia della letteratura inglese, una storia della filosofia del XVIII secolo, una storia dell'arte. Porta i principi di Comte del positivismo nella critica d'arte, interpretare l'autore, l'artista, l'opera, il romanzo su base positivistica, su base asettica, su base puramente scientifica, lasciando perdere
il moralismo, l'idealità, l'idea di un'ispirazione divina, di un'opera d'arte secondo Taine e i positivisti, l'opera d'arte si spiega a partire da fattori materiali, sociali, economici. In questo caso, in questo senso, la critica d'arte, la critica letteraria dei positivisti è abbastanza simile alla critica d'arte e alla critica letteraria dei marxisti. Pure Bernard, ecco, vedete, il positivismo di Comte avrà anche dei risultati molto apprezzabili, perché almeno un merito da un punto di vista scientifico il positivismo ce l'ha, quello di rifiutare la metafisica, di rifiutare la teologia, di rifiutare il miracolo. E quindi con Claude Bernard viene fondata la medicina basata sull'esperienza. La medicina, dice Bernard, deve fare una prognosi, una diagnosi, una terapia basandosi esclusivamente su elementi di esperienza. Voi direte, è ovvio, all'epoca non era ovvio, la medicina si basava ancora su antiche credenze filosofiche che non erano state mai dimostrate sperimentalmente. Alla base della medicina scientifica ci sono personaggi positivisti come Paul Bernard, oppure ci sono tanti altri filosofi francesi che seguono il positivismo di Comte. Ci sarà chi interpreta positivisticamente la religione, ci saranno personaggi che scriveranno come vite di Gesù, interpretazioni della Bibbia, cercando di interpretare i fatti della Bibbia scientificamente, spogliandoli di ogni presunta origine soprannaturale, interpretandoli solo come fatti umani. Si potrebbero dire tante cose su questi personaggi, per esempio l'importanza di Bernard e la sua teoria complessa e molto interessante sulla medicina basata sull'esperienza. Io ovviamente non possiamo in questo canale di video lezioni parlare di tutti. Comunque io vi ho indicato alcuni personaggi, per esempio ecco Claude Bernard, uno dei padri davvero della medicina scientifica moderna. Poi se volete potete andare ad approfondire da voi. Ecco, per esempio, vi ho detto chi scrisse Una vita di Gesù, che ebbe un enorme successo, del tutto spogliata dalle interpretazioni soprannaturali, studiando in maniera scientifica, in maniera fattuale gli eventi del Vangelo, della vita di Gesù, delle sacre scritture, senza dare ad essi alcuna valenza soprannaturale. Si tratta di Ernest Renan, appunto la sua vita di Gesù è letta tuttora, quindi vedete, al di là delle forzature dello scientismo di Comte e di altri, il positivismo, anche il positivismo francese, ebbe dei grandi meriti, e anche appunto in scienze differenti, scienze settoriali, in scienze che vanno ben al di là della filosofia. Quindi il metodo del positivismo francese, il merito del positivismo francese è stato anche quello di riuscire a svecchiare determinate discipline e di riuscire a far capire che le basi dello studio di certe discipline devono essere basate sui fatti empirici, sugli esperimenti, sui riscontri e non sulle credenze. Chiudiamo qua questa lezione, seconda lezione su Comte. Abbiamo fatto anche qualche accenno a alcuni suoi discepoli oppure ad altri positivisti francesi. Nelle prossime video lezioni ci occuperemo di un paio, anzi forse di tre, ecco,
cosiddetti positivisti inglesi, che sono positivisti fino a un certo punto, di filosofi dell'individualismo liberale, del liberalismo inglese dell'Ottocento. Continuate a seguirmi, spero che il positivismo vi stia interessando e per ora vi saluto e vi ringrazio tutti, arrivederci.